Buongiorno a tutti, 9 aprile 2025, sono le 10:16 del mattino e sembra quasi che l'S&P 500 aprirà in territorio rialzista. Ho visto i pre-market relativi, cioè non i pre-market, i futures, vediamo un pochino, così, ok. No, invece no. Guardate, considerate che qualche secondo fa, qualche minuto fa, l'esempio si trovava proprio in territorio rialzista. Ad ogni modo, tenete in considerazione un aspetto, che il VIX sta al di sopra dei 20 punti, tanto al di sopra dei 20 punti, e quando l'indice di volatilità sta a livelli così tanto alti, dovete sempre aspettarvi sedute ballerine. Cosa vuol dire sedute ballerine? Rialziste, ribassiste, rialziste, ribassiste. Non so se avete notato qualche seduta fa, non quella di ieri, forse quella dell'altro ieri, l'S&P realizzava, anzi l'ETF SPY per la precisione realizzava nel giro di 15 minuti un più 3%, nei 20 minuti successivi un meno 4%, quindi mi raccomando state attenti più che altro a farvi ingannare dal mercato. Perché? Perché quando il mercato si trova in fase di, vediamo il VIX, si trova a valore di 50,6 punti, bisogna aspettarsi di tutto, ok? Ad ogni modo oggi parleremo di 5 società difensive di cui avevamo già parlato per capire se agli investitori hanno fornito appunto una funzione difensiva, una funzione di protezione, e scopriremo poi il motivo per il quale, ecco, queste azioni sono così tanto interessanti in dei contesti di risk-off come quello di oggi. Vi auguro una buona visione, se avete domande ponetele pure nella sezione commenti. Possiamo osservare due equity line di color nero, l'asset allocation difensiva composta appunto da quelle 5 azioni di cui parleremo tra poco, equiponderate per il 20% ciascuno ovviamente, mentre di color rosso possiamo osservare il netto crollo dell'S&P 500 ETF SPY non armonizzato. Cosa balza immediatamente all'occhio? Cioè, qual è l'aspetto più interessante? Senza ombra di dubbio il rapporto tra rendimento e rischio del portafoglio. Stiamo parlando di 20,6 punti realizzati dal punto di vista giornaliero nelle ultime 60 sedute rispetto all'enorme inefficienza dell'S&P 500. Parliamo di meno 17,8 punti. Perché? Con un ritorno attivo tenete in considerazione del 31,73%. Perché il portafoglio presenta un rapporto tra rendimento e rischio così alto? È semplice, perché innanzitutto ha un'efficienza positiva, perché la performance è positiva. E poi per un motivo semplice, perché esprimendo un basso rischio, perché dico basso tra virgolette, perché comunque il colore all'interno della casellina è verde chiaro, ha comunque realizzato poi una performance molto importante, stiamo parlando di un quasi 18%, ok? Un aspetto forse ancora più interessante da considerare per quanto riguarda quest'asset allocation, poi ovviamente parleremo anche delle azioni singole, qual è? Il fatto che ha realizzato un drawdown iniziato, scusatemi, il 3 aprile, quindi proprio all'inizio del mese, pari almeno 7,34%, mentre per quanto riguarda l'S&P, signori, siamo proprio vicini ad un bear market. Siamo sui meno 19 punti percentuali, il bear market è proprio dietro l'angolo. Adesso andremo a studiarci le metriche di breve termine di ciascuna società dell'asset allocation partendo da J&J, società all'interno dell'ETF che replica il movimento del settore sanitario, settore difensivo dell'S&P 500, J&J che nonostante ecco, abbia registrato questo ribasso a partire dal 4 marzo del 2025, presenta ancora un'efficienza positiva pari a 7,25 punti. Per quale motivo? Per il motivo di cui ho già parlato prima. Comunque la performance è superiore alla deviazione standard. Tenete in considerazione ragazzi che in questo caso l'efficienza, che sarebbe uno Sharpe ratio,
rimodificato per essere utilizzato su base giornaliera, che ovviamente si basa su un punteggio, dipende dal rapporto tra la performance e la deviazione standard. Ok? Considerate che in questo canale, per chi fosse nuovo, non parliamo soltanto, cioè non consideriamo soltanto la performance in termini assoluti, ci interessa conoscere la performance, ma la performance legata al rischio per avere un'indicazione completa di quella che è la natura di un asset, che sia un'azione, un'obbligazione, un ETF, eccetera. Ad ogni modo J&J presenta un rischio opportunità pari a -4 perché? Allora, il rischio opportunità tiene conto, è un indicatore sintetico che tiene conto di sentiment, di rating tecnico e di efficienza. Appare come più un rischio che un'opportunità per il fatto che il sentiment è di massimo risk off e il rating tecnico è un sell, non è un buy, ok? Nonostante ovviamente l'efficienza sia pari a 7,25 punti. Sapete cosa possiamo fare? Possiamo guardare, possiamo analizzare anche il Fair Value di Investing Pro. Ci tengo a ricordare che qualora abbiate la necessità di utilizzare una piattaforma che stimi il Fair Value di tutte le società quotate, potete abbonarvi a Investing Pro grazie al mio link che potete trovare in descrizione con uno sconto dedicato. E Johnson Johnson perché è interessante? Perché nonostante appunto presenti, come vedremo tra poco, una funzione difensiva, grazie a cosa? Grazie al fatto che risulta essere una società a bassa volatilità, infatti 4,69%, secondo questi 15 modelli di analisi fondamentale, secondo la mediana di questi 15, appare anche una società sottovalutata, infatti dovrebbe realizzare 16,5 punti percentuali per raggiungere una media di prezzo pari a 173,21 dollari. Non male. Ad ogni modo vi devo chiedere scusa perché poco fa ho commesso un errore. Avevo inserito all'interno del sistema attivo come benchmark di riferimento il CSMIB, cioè l'ETF sul FTSE MIB, che in questo caso ha poco a che fare con il mercato americano. Inserendo l'S&P 500, quindi ETF SPY, cosa balza all'occhio? Che J&J ha sovraperformato l'S&P nelle ultime 60 sedute del 20,9%, veramente tanta roba. Come veramente tanta roba a chi? Philip Morris, un'altra società super perché per un ritorno attivo del 43% e nonostante il rating tecnico ad oggi, basato su time frame giornaliero, sia un sell. Rischio opportunità -1, efficienza 21,3 perché per una performance vicina al più 30%, nonostante un aumento della deviazione standard, siamo sul 9%, nonostante Philip Morris, credetemi, non sia proprio una società ecco, da considerarsi volatile. Infatti, guardate un po', tornando un po' indietro nel tempo, potete osservare come la deviazione standard media, ecco, del titolo non sia alta. Ultimamente, ecco, ha registrato un aumento di volatilità, ma in genere questo è uno di quei titoli dell'S&P 500 a bassa volatilità, o perlomeno sicuramente più bassa rispetto al benchmark. Ora, andiamoci a vedere anche il Fair Value di Investing Pro perché Philip Morris appare un po' sopravvalutata. Secondo questi 15 modelli di analisi fondamentale dovrebbe perdere 9 punti percentuali e mezzo per tornare ad un valore equo pari a 133,66 dollari. Il pre-market è in negativo. Non poteva mancare all'interno di quest'asset allocation difensiva Coca-Cola, società value per eccellenza, ultimi 60 periodi, performance del 13%, su per giù, deviazione standard bassa 5,5, efficiente, parliamo di 14,7 punti di efficienza, non male, rischio opportunità pari a -3, ritorno attivo pari al 27,33%. Ad ogni modo tenete in considerazione questo, che tutte le società che abbiamo visto, diciamo che per quanto riguarda il mio sistema sono più da considerare un rischio che non un'opportunità. Per quale motivo? Per i rating tecnici e per il sentiment. Perché? Perché se consideriamo un arco temporale di 60 periodi, quindi
non considerando solo l'ultimo ribasso, l'ultimo crollo, ok? Che poi abbiamo visto come l'asset allocation alla fine dei conti non sia crollata, ma considerando un range più ampio, e comunque sono società buone. Buone perché? Buone perché sono efficienti, ovviamente poi secondo i miei parametri, mi raccomando. In ogni caso, insomma, il ritorno attivo del 27%. Coca-Cola appare come leggermente, poi stiamo parlando del niente ovviamente, leggermente sopravvalutata perché del niente, perché 4,6 punti percentuali per il mercato azionario è il niente, il nulla cosmico quasi quasi, no? Perché? Perché sappiamo ragazzi che se c'è una asset class rischiosa che tende ad avere ampia deviazione standard è il mercato azionario, nonostante le società difensive come Coca-Cola siano proprio caratterizzate dal presentare deviazione standard più bassa. Poi con le metriche di investimento vi mostrerò quanto più basse. Il fair value dovrebbe essere comunque pari a 65,30 dollari. Le ultime due società all'interno del portafoglio difensivo, chi sono? Sono T-Mobile US e AT&T, due società appartenenti al settore delle telecomunicazioni. Partiamo da T-Mobile US, che se non ricordo male, qualche anno fa risultava essere lo sponsor del Bayern. Cosa possiamo dire di T-Mobile US? Si trova praticamente sui massimi, efficiente, 14,5 punti, ritorno attivo pari a 31,43 punti, cioè queste società negli ultimi 3 mesi l'hanno nettamente sovraperformato al benchmark di riferimento, nonostante oggi comunque il rating tecnico sia un sell e il rischio opportunità sia pari a -3. Forse prima non sono stato abbastanza chiaro ragazzi, quando ho parlato di rischio opportunità, il mio sistema dice, ecco, è più un rischio, ma non considera il fatto che comunque T-Mobile US o comunque i settori difensivi sono difensivi. Semplicemente dà un punteggio negativo perché è pesantemente zavorrato dal sentiment del massimo risk off, cioè quando il sentiment è di massimo risk off in generale nel mercato azionario che cosa fa? Scende perché gli investitori scaricano le attività più rischiose, perché? Perché sono avversi al rischio, ok? Quindi tenete in considerazione che questo rischio opportunità appare così tanto basso proprio grazie o proprio a causa del sentimento del massimo risk off. Vediamoci AT&T. AT&T, beh, anche AT&T, ragazzi, siamo lì, siamo sui massimi. Vediamo, facciamo caricare il sistema, magari andiamo a vederci, ecco, il fair value di T-Mobile US, che dovrebbe perdere 8 punti percentuali per tornare al suo valore equo di 226,43 dollari, secondo questi 14 modelli di analisi fondamentale. Ora andiamo a vedere se il sistema ha caricato sì. E anche AT&T si conferma essere una società sovraperformante rispetto all'S&P. Ritorno attivo del 36%, rating tecnico sell, rischio opportunità -2, efficienza di 19,07 punti. Complimenti a AT&T. No, sbagliato. Mettiamo un po', vediamo un po' il fair value, -15,6% secondo questi 15 modelli di analisi fondamentale. Perché sono così tanto interessanti queste società? Perlomeno non prese singolarmente, ok? Considerando quindi Coca-Cola, J&J, AT&T, eccetera, ma considerandole ecco in blocco, perché sono così interessanti? Perché sono società che a partire dal 2000 vediamo un po', da marzo del 2008 hanno sovraperformato il mercato, inteso come S&P 500, presentando però un minor rischio, sia in termini di deviazione standard, ma anche in termini di massimo drawdown, palesando dunque cosa? Efficienza, alta efficienza. Considerate un aspetto che di color nero osserviamo l'asset allocation difensiva, di color rosso l'S&P, tabella di destra asset allocation difensiva, tabella di sinistra tabella e metriche per quanto riguarda un investimento buy and hold sull'S&P 500 e tenete in considerazione che le metriche sono calcolate per gli ultimi 17 anni. Ora, osservando il CAGR viene da sé immediatamente osservare che c'è stata una sovraperformance 11,7 contro 10,8 che si traduce in cosa? In un rendimento medio annuo o in una sovraperformance medio annua, quindi il ritorno attivo, pari al 0,91% anno su anno.
Deviazione standard inferiore 15,5 contro un 16,88, massimo drawdown a favore delle società, meno 32 contro un meno 47,15. Tenete conto che non è un meno 50 perché in questo caso viene considerato sì, solo una parte di drawdown del 2008, manca una parte. Ora non ricordo quale società non fosse quotata prima del 2007 per quanto riguarda l'asset allocation difensiva, forse T-Mobile US. Ad ogni modo, quando un investimento produce rispetto ad un altro un rendimento superiore e oltretutto presenta un rischio inferiore, di cosa stiamo parlando? Di un investimento più efficiente rispetto ad un altro. Sharpe ratio, che in questo caso non considera il rendimento privo di rischio nella sua formula, 0,76 contro un 0,64, 1,29 di Sortino contro un 0,99 dell'S&P. Beta negli ultimi 5 anni 0,48. Quindi cosa conferiscono queste azioni, questo blocco di azioni ad un portafoglio? Conferiscono, o perlomeno nel passato hanno conferito, perché poi noi il futuro non lo sappiamo, un buonissimo rendimento medio annuo, pari all'11,7%, avrebbero conferito comunque un rischio inferiore ad un buy and hold sull'S&P, perché? Perché la deviazione standard è appunto più alta, ma ciò che è più importante secondo me, sapete cos'è? Che avrebbero conferito efficienza. E quindi la domanda secondo me da porsi, perlomeno anche per andare a creare contenuti un po' diversi dal solito ragazzi, è questa: ma si potrebbe testare, ecco, una strategia risk on, risk off, puntando in risk off su queste società? La risposta è sì, però io ora vi mostrerò, ecco, un test, però io non lo farei, vi dico la verità, e vi spiegherò subito, cioè vi spiegherò tra qualche istante il perché. Potete osservare di color nero un buy and hold su SPY, mentre di color verde e rosso una strategia risk on, risk off. Risk on S&P 500, 100%, risk off le società di cui abbiamo appena parlato. Guardate come come è strutturata questa nuova piattaforma che ho ideato. Ho inserito un benchmark per i segnali di risk on e risk off. E da cosa sono determinati questi segnali di risk on e di risk off? Beh, tra me ho pensato questo: quando l'S&P, per dire, negli ultimi 60 periodi sta in un territorio di efficienza positivo, o per meglio dire superiore ad 1, siamo in risk on, giusto? Viceversa, quando sta al di sotto dell'1 c'è il cambio di stato da risk on a risk off. E cosa ho fatto? Allora, innanzitutto questa strategia non prevede in questo caso commissioni, poi vi posso anche inserire le commissioni per mostrarvi come sarebbe andata. Vediamo, guardate, 100% in risk on, mentre scendiamo ancora, vedete, primo componente risk off AT&T 20, Coca-Cola 20, Philip Morris 20, J&J e T-Mobile US, tutto 20. Quando l'equity appare, scusatemi, di color verde, parliamo di cosa? Di un risk on. Quando l'equity appare di color rosso, parliamo di cosa? Di un risk off. E questa strategia a partire dal 2008 avrebbe sicuramente sovraperformato. È interessante sapere, cioè capire un concetto: perché ha sovraperformato? Ha sovraperformato perché ha guadagnato nelle fasi di risk off. Perché? Perché comunque nelle fasi di risk on chi c'era? C'è SPY. Quindi c'è l'S&P 500. Quindi andando a rapportare, diciamo, un portafoglio di questo tipo con un buy and hold su SPY, io in risk on ho la stessa esposizione al mercato. Però quando nascono le fasi di risk off, che cosa accade? Che il mio portafoglio ruota verso quelle azioni difensive. E perché sono difensive? Beh, l'abbiamo visto prima, perché presentano comunque una volatilità più bassa rispetto al benchmark, e di conseguenza in questi momenti guadagno efficienza, mentre quando siamo in risk on ho la stessa esposizione ovviamente al mercato. Considerate che ovviamente, come già detto, è una strategia che non prevede commissioni, non è aggiunto perché comunque ho inserito SPY che non è nemmeno UCITS, inserendo ad esempio 5 euro, cioè 5 dollari di commissione per ciascuna riallocazione, cioè acquisto SPY in risk on, ok, 5.
La strategia poi ruota su altri 5 asset, ok, 5 per 5 fa 25, vediamo un po', ma non credo che sovraperformerebbe, perché poi nel lungo termine le commissioni vanno a zavorrare i rendimenti, più sono alte, più il capitale investito è basso e più i rendimenti saranno zavorrati. Guardate un po', vediamo, guardate qua avevamo praticamente con commissioni la stessa esposizione e poi guardate che cosa è accaduto. Entra in allora, entra in scena la Fed, i mercati crollano nel 2022, il portafoglio comunque resiste perché in questo punto è allocato, come ho già detto, sull'asset allocation difensiva e poi via verso l'alto. Ovviamente qua i rendimenti, ecco, sono quasi simili, o perlomeno erano quasi simili il 14 febbraio ad un buy and hold su SPY e ad ogni modo, come vi ho detto, se ci inserite 5 euro di commissioni, il discorso cambia completamente. Andiamo ad inserirne ad esempio, 7, per dire, e con 7 la situazione si farebbe ancora più, sicuramente più pesante, ecco. Però insomma sono tanti test che sto portando avanti perché non so ragazzi, mi piace comunque proporvi anche dei discorsi diversi, o comunque ecco dei punti di vista diversi. Infatti che cosa accade? Accade che aumentando ancora di più le commissioni il rendimento cambia notevolmente. Guardate un po'. Ora potreste pormi una domanda, anzi due: perché non andresti, ecco, ad esporti su quelle società per difenderti, e come si potrebbero cercare, a spasso per Wall Street, alcune società difensive? La prima risposta è questa, che troppe commissioni. Ragazzi, se si vanno a pagare 5, 7, 10 dollari di commissioni per ciascuna operazione, per dire, considerando il mio sistema, ora vi mostro, no? Vedete questa fase rossa? Ecco, oppure consideriamo la fase del 2008 di color rosso. Io oggi so che quella è stata una fase super negativa, però il primo giorno, no? Per dire il 15 luglio del 2008, non sapevo quanto sarebbe durato l'impulso ribassista. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che come questo impulso ribassista è stato poi un vero e proprio crollo, questo qui ad esempio no. Guardate un po', vediamo un po', ingrandiamo. In questo caso ora ragazzi ho variato l'asset allocation, quindi quella che vedete non è più, c'è un 60 di XLP e un 40 di SPY in risk off. Ad ogni modo, in questo punto eravamo in risk off, ma io non sapevo quanto sarebbe durato. Oggi so che non è durato. Ed è proprio per questo motivo che tanto vale esporsi dove? Su un settore difensivo, su un ETF, pur considerando l'inefficienza fiscale. Perché? Perché in quel modo paghi una commissione e non ne paghi 20.000, quindi è più efficiente dal punto di vista monetario, ecco perché abbiamo visto cosa che se poi andiamo a pagare una marea di commissioni, tanto vale a esporsi ecco su un S&P 500 o per meglio dire, scusatemi, variare la strategia. Perché a me personalmente io preferisco coprirmi durante le fasi di risk off e realizzare ottimi rendimenti durante le fasi di risk on. Nel senso, per me tutti gli investimenti son corretti, che sia un buy and hold, che sia una gestione passiva, che sia una gestione attiva, eccetera. Però preferisco più questo tipo di approccio. Ad ogni modo, come si selezionano le società difensive? Vi faccio un esempio. Io so che il settore dei beni di prima necessità è un settore difensivo, quindi al posto ecco di espormi su quelle 5 società ogni volta il risk off, perché so che in una settimana potrei avere anche, anzi in un mese, potrei avere anche 5-6 segnali di risk off, nonostante comunque non siano così tanti, infatti potete vedere un verde predominante. Per non pagare una marea di commissioni potrei tranquillamente acquistare il paniere completo delle società, quindi acquistare l'ETF. Perché? Perché comunque quell'ETF è un settore difensivo. E da qui la risposta: come è possibile selezionare le azioni difensive? Beh ragazzi, se è vero che l'ETF realizza dei rialzi e dei ribassi, e se è vero che quel rialzo e quel ribasso è frutto del movimento delle società che compongono l'indice, secondo voi dove andrò a ricercare azioni difensive? All'interno, ad esempio, del paniere del settore dei beni di prima necessità.
un suggerimento: tenete in considerazione che in genere le società difensive pagano un rendimento da dividendo, sono poco volatili e pagano un rendimento da dividendo dal 0,8% in su, 0,8, 0,9, eccetera. Ci sentiamo domani? Domani, boh, vediamo. Ok? Se avete dei dubbi ovviamente commentate. A presto.